Ciao a tutti, io sono Angelica e con Ugo continuiamo a parlare di manutenzione 4.0. Nello specifico, come abbiamo visto nello scorso video, l'interesse del settore della manutenzione 4.0 è in crescita secondo i dati, secondo le statistiche. Se io volessi applicare delle azioni di manutenzione 4.0 nella mia azienda, cosa dovrei fare e quali sono gli step da seguire con Zerint? E dipende innanzitutto dalla strategia che si vuole attuare. Perché ho necessità di una manutenzione 4.0? Voglio diminuire i fermi macchina, oppure ho un problema specifico, una macchina che si rompe in determinate condizioni che non riesco a comprendere, oppure la terza ancora è voglio fare una servitizzazione dei miei prodotti, quindi io sono il produttore ma non l'utilizzatore delle mie macchine, e voglio avere una strategia per esempio di prestito, di leasing delle mie macchine, e quindi è tutto mio interesse fare in modo che le macchine non si rompano, e quindi sapere in maniera anticipata quando, che sia data driven o che sia programmata, quando la mia macchina si romperà, mi consente di fornire macchinari ai miei clienti ed essere sicuro che questi non si fermino. Quindi abbiamo più scenari che coinvolgono la manutenzione 4.0. Ok, quindi potenzialmente il cliente sa già che ha dei problemi ad esempio con i fermi macchina, e quindi si rivolge a noi per cercare di risolvere questo problema. Esatto, a seconda degli scenari, ripeto, se la diminuzione in generale dei fermi macchina si fa un monitoraggio abbastanza generico, che può essere, come dicevo nello scorso video, ad esempio dalle ore di utilizzo, basato sulle ore di utilizzo, e quindi cercare di armonizzare la strategia sul parco macchine e andare a migliorare la programmazione dei fermi macchina. Discorso diverso è: ho un problema noto ma non ne conosco le cause. Allora a quel punto si analizzano le cause del problema in maniera naturalmente data driven e si cerca di capire qual è l'algoritmo che può aiutarmi a predire questa cosa, senza avere troppe pretese sulla complessità. Alle volte anche le soluzioni più semplici, come ad esempio una soglia, superata questa soglia è una condizione di allarme, se si verificano troppi allarmi mi sto avvicinando a una situazione di rottura, può essere un metodo efficace in fin dei conti. Il discorso invece del monitoraggio di macchinari utilizzati da terze parti è in parte simile al primo caso. Sto cercando una strategia basata per esempio sulle ore di utilizzo che mi consente di diminuire i fermi macchina, oppure può essere anche basato sull'utilizzo che i clienti e quindi che le terze parti fanno dei miei macchinari, e quindi tenere monitorati segnali anomali, e quindi anche in questo caso banalmente con delle soglie. Ci sono per esempio degli assorbimenti anomali perché i miei clienti utilizzano le macchine in un modo che non era stato quello per cui sono state progettate. Tutti questi indicatori possono portare a comportarsi di conseguenza, e quindi ad esempio aumentare la frequenza di cambio di lubrificante di un macchinario. E questo processo inizia con uno studio macchina iniziale e poi termina con un'elaborazione da parte del cliente dei dati che è riuscito ad estrarre. Esatto, più il problema è specifico, più lo studio macchina va fatto ad hoc sulla situazione specifica. Come dicevo prima, l'approccio più generale è capire le ore di utilizzo della macchina, specialmente per le macchine del brownfield dove questo dato non è presente perché il PLC naturalmente o non è accessibile o non è presente del tutto. In questo caso per esempio si può unificare la strategia tra una macchina nuova con un PLC che ci racconta le ore di utilizzo e una macchina che queste informazioni nativamente non le ha ma che vengono derivate dalla pinza. Questo perché comunque la piattaforma IoT di Zerint ha un focus sia sul brownfield che sul greenfield. Bene, grazie Ugo, grazie a tutti. Nei prossimi video continuiamo a parlare di manutenzione 4.0, però affrontando anche i parametri da monitorare nello studio macchina e nelle fasi di manutenzione. E grazie a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti!